Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere chi vi sta manifestando e potrebbe essere un partner romantico, ma anche magari un'amicizia, una persona che voglia condividere un hobby, una passione, magari stanno manifestando un collaboratore lavorativo, quindi andiamo un attimino a vedere di che cosa si tratta, ok? Qui abbiamo la scelta 1, che diciamo è il mazzo con i fiori, e la scelta 2, il mazzo con lo scarabeo. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della prima scelta. Andiamo a vedere di che cosa, o meglio di chi si tratta. Tenete presente che la lettura è per un gruppo, per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto in descrizione, trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e trovate anche il link al corso di settembre, che è un corso di approfondimento solo sulle famiglie reali dei tarocchi. Comunque voi mi potete scrivere e io vi mando il programma, vi mando insomma quello che ho già preparato. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie che vi stanno attirando. Allora abbiamo un 9 di pentacoli, il carro, il sole, 9 di bastoni, 4 di spade, 6 di bastoni, 5 di pentacoli, 6 di coppe, 'la giustizia, l'imperatrice, 2 di spade e amanti. Wow. Allora ragazzi, ehm, partiamo da questo 9 di pentacoli perché ho come la sensazione che sia una persona ben strutturata sia a livello caratteriale, sia a livello magari anche economico, finanziario, monetario. Sento che in un certo senso è una persona con una certa stabilità, una certa struttura, un certo tipo sì di solidità, diciamo. Quello che mi ha colpito è che ci sia il carro che il sole, perché sono come due carte fortemente yang, di movimento, di azione, di spinta in avanti. Sento che è una persona piuttosto dinamica, ha il bambino interiore risvegliato, è una persona generosa, aperta al mondo, aperta, diciamo, aperta alla crescita. mm? Però ho anche la sensazione che sia una persona, diciamo che sappia quando è ora di star zitti, di togliersi dal gioco, di ritirarsi. Diciamo che il 9 di bastoni mi suggerisce un certo tipo di stanchezza da parte di questa persona. Può essere che ho come l'idea che debba gestire più cose allo stesso tempo.
Ehm, Vi dirò, la prima impressione che ho è che questa persona vi stia manifestando come partner collaborativo per quello che ha a che vedere l'aiutare gli altri, l'aiutare le persone. C'è un tema legato alla guarigione qui, legato al, diciamo, far risplendere la propria essenza. Ho anche la sensazione che sia una persona che non ami troppo stare nell'occhio pubblico. Quindi, dipendendo dal tipo di progetto che ha questa persona, ehm, credo che la collaborazione sia proprio per quello, perché è come se avessi bisogno di qualcuno eh, che la aiuti o lo aiuti. C'è come una sorta, ripeto, tanta volontà di fare, tanta energia, ma è come se alla fine, cioè la giornata è fatta di 24 ore e quindi è come se questa persona avesse bisogno di qualcuno, di un aiuto per riuscire ad andare avanti nel suo progetto. Mm? Sento che è una persona che ha fatto come un percorso, si è trasformata, come se in qualche modo avesse utilizzato la sua sofferenza per creare la sua forza. Ed è come se in questo momento volesse aiutare gli altri a farlo, e però, ripeto, è come se avesse bisogno di un compagno, di una compagna di viaggio per poter mettere in opera questo suo progetto, questa sua idea. Vi dico, potrebbe essere una persona che ha a che fare con con sì, l'aiuto ai bambini. Potrebbe avere a che fare con la maternità. Qui abbiamo l'imperatrice, qui abbiamo il sole, qui abbiamo il 6. Ragazzi, mi parlano di orfanotrofio. Può essere che questa persona abbia vissuto ehm, lei stessa un qualche tipo di abbandono, non necessariamente, perché comunque la stessa finisce con la carta degli amanti. È vero che ho l'imperatrice e due carte che mi parlano di bambini, quindi ci potrebbe essere qualche riferimento all'abbandono di quando uno è bambino, proprio in orfanotrofio, ma non necessariamente, perché qui potrebbe anche essere un abbandono di coppia, per esempio. Mm? Come se questa persona avesse vissuto un trauma e da lì riesce, vuole, ha questa intenzione di aiutare gli altri a superare lo stesso trauma, ma è come se avesse appunto bisogno di qualcuno che lo aiuti nella gestione delle cose, mi viene da dire. Devo dire che è una persona che parla chiaro. Quando avrete individuato chi vi dico che è una persona che vi dirà chiaramente quello che vuole, quello che si aspetta, non è una di quelle persone che gira intorno, ehm, così, diciamo, ai fatti con le parole. Va bene, andiamo a vedere una carta per ognuna, giusto per vedere se riesco a darvi qualche tratto in più di questa persona. Tenete presente che quando faccio questa stesa nelle letture private, le carte le spiego con due mini tarocchi, quindi giusto perché lo sappiate. Allora, andiamo a vedere il 9 di pentacoli, il carro,
il sole. Nove di bastoni. Allora abbiamo un 6 di coppe, un 9 di spade, un 8 di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. Io credo che questa persona sia fortemente indipendente proprio per quello che gli è successo. Credo che l'abbandono per molte di queste persone sia stato in età infantile. L'abbandono non è solo quello dove scusate, fisicamente il bambino viene abbandonato, ci sono anche degli abbandoni di tipo sottile che sono l'abbandono emotivo e se vogliamo anche l'abbandono mentale, no? Nel senso che il bambino non viene preso in considerazione né nelle sue emozioni, né nelle sue esigenze, né nei suoi pensieri, fondamentalmente. Quindi ci sono vari tipi di abbandono. E anche all'interno di una coppia le dinamiche possono essere le stesse, eh. Quindi io posso effettivamente avere un partner, ma sentirmi abbandonata a livello emotivo perché questo partner non è in grado di sostenermi a livello emotivo. Io credo che questa persona sia stata spinta anche un pochettino ad andare avanti e farsi da sola. Io credo che nonostante tutto sia una persona che ha il cuore proprio aperto, la mentalità dinamica, attiva. Vi dico, l'unica cosa è che è un po' stanca probabilmente di fare tutto da sola. Andiamo a vedere la seconda linea. No, 9 di coppe e asso di spade. Andiamo avanti con il 5 di pentacoli. E abbiamo il 6 di coppe. Guardate ragazzi, sento che sento che questa persona è cresciuta tanto a causa di questa sofferenza che ha vissuto. Io credo che qui tutta questa sofferenza lo abbia trasformato in un saggio. L'eremita. Ed è proprio, guardate, per adesso poi arriveremo alla fine, ma ho come l'idea che potrebbe anche essere ho l'idea che potrebbe essere un mediatore, anche se sinceramente non lo vedo tanto chiaro, però ho come questa sensazione. Sapete, sono quelle persone che aiutano gli altri, che ce l'hanno proprio come vocazione. Guardate, finendo con gli amanti non nego che potrebbe anche essere o diventare o trasformarsi in una relazione romantica, ma tenete presente che questa persona non è abituata a sentirsi valutato a livello emotivo, quindi potrebbe essere una persona che ha qualche difficoltà a esprimere le sue emozioni, proprio per questo trauma infantile. Andiamo a vedere la giustizia. Cioè, è come se la sentissi una persona pulita, pronta a darsi per gli altri, però che quando è ora di mettersi in gioco per prima è come se ci fosse qualche cosa che è come se avesse bisogno
di sicurezze, di certezze, di rassicurazioni, mi viene da dire. Allora, qui abbiamo un 2 di bastoni, un 5 di spade, un 8 di coppe e un 8 di bastoni. Vedete che qua ci sono 2 5. Io ho come l'idea che sia una persona che potrebbe anche fare l'assistente sociale, piuttosto che ho come l'idea che sia una persona che medi, che risolva le problematiche tra genitori e figli, tra coppie dove ci sono di mezzo i bambini. Ho come l'idea che appunto abbia vissuto questo trauma e vi dirò una cosa, è facile che anche voi abbiate un vissuto più o meno simile, perché qui, ragazzi, c'è la carta degli amanti. Ora io non voglio correre, non voglio darvi false speranze, però al di là che nasca o meno una relazione romantica, per qualcuno potrebbe essere proprio una storia di anime gemelle che si incontrano per portare a termine una missione. Quindi potrebbe, vi dico, secondo me la prima energia che mi è arrivata è quella di un aiuto spirituale, di una collaborazione per un servizio spirituale, che potrebbe essere appunto con i bambini. Ci sono comunque dei bambini o delle persone deboli in mezzo qui che si vanno a difendere, o delle persone che sono state abusate anche. Vi dico, sento che è una persona chiara, trasparente, pulita, nonostante la sofferenza non è diventata cattiva. Sapete che quando la gente soffre tanto tanto, ad un certo punto per far fronte a tutta questa sofferenza che non viene elaborata, le persone diventano acide, diventano cattive. Proprio perché hanno così tanta sofferenza che diventa rabbia, si trasforma. E, però nonostante questo, ragazzi, io sento che fa il lavoro del suo cuore proprio. È una persona che va avanti concretamente nella vita, ha imparato a farcela da solo o da sola. E vi dico che questa carta degli amanti a fine lettura mi fa ben sperare, perché qui si parla di una relazione in armonia, di una relazione dove c'è una forte comunicazione. Ehm, Potrebbe essere una persona che è presente sui social e ho come l'idea per qualcuno che il contatto, l'incontro, potrebbe proprio essere attraverso i social. Per quello che riguarda, ragazzi, l'aspetto fisico, vi do qualche dritta. Per quello che riguarda l'aspetto fisico, allora, ho l'idea che sia una persona giovanile, abbiamo anche questo sole che continua a guardarmi, sento che potrebbe essere anche più giovane di voi in effetti. Per qualcuno ci sono 2 6 di coppe, quindi qui potrebbe essere una persona che avete già conosciuto in passato, magari avete anche già collaborato con questa persona. Se non la conoscete di persona, potrebbe essere che magari, non lo so, la seguite un po' già da un po' di tempo su qualche social, come vi dicevo prima. Ehm, Non è una persona a cui piacciono i litigi, piuttosto che le mezze verità, cioè è una persona pulita, cristallina, diretta, ha bisogno dell'onestà proprio perché c'è questa ferita che non gli permette di fidarsi del mondo esterno. Quindi se volete creare una relazione come si deve essere basata sulla verità. E la verità può anche essere sentirsi autorizzati a dire a questa persona: no, guarda, stasera non ho voglia di uscire, preferisco stare a casa, invece che magari forzarsi ad uscire e poi essere una pentola di fagioli per tutta la serata che si lamenta. Ecco, esempio
che ogni tanto uno dice sì perché si aspetta che l'altro, ehm, cioè perché pensate che l'altro si aspetti che voi diciate sì, invece magari certe volte uno fa una proposta ma avrebbe più piacere che vi sentiste liberi di dire sì o no tranquillamente. Ecco, questa è una di quelle persone. Potete parlare a questa persona, è un saggio. Potete parlare a questa persona in modo aperto, potete fidarvi del fatto che possa comprendervi. Andiamo a vedere Osho, ragazzi, che altri messaggi possono arrivare. Per quello che riguarda l'aspetto fisico, che alla fine non ho finito, mi sembra una persona molto giovanile, potrebbe, adesso dipende da quanti anni avete voi, però potrebbe anche essere più giovane. Ehm, là là, quante ne sono uscite? Andiamo a vederle un po' tutte. Guardate, tengo solo questa perché queste sono veramente troppe. Che comunque mi sembra già una buona carta perché è la carta dell'imperatore. Mi richiama un po' alla struttura di carattere di cui vi parlavo prima. Allora, scusate, potrebbe essere, ritorno al fisico, potrebbe essere castano o castana, con i capelli se fosse una donna, ma anche, vabbè, medio lunghi se fosse una donna, magari un po' più corti, nel caso fosse un uomo, cioè non vedo uomini con, bueno, sì, abbiamo quelle degli amanti, ma... ehm, diciamo capelli se fosse un uomo più o meno corti e per qualcuno ci potrebbero essere i baffi o gli occhiali. Ritornando al Osho, il ribelle, mi risuona un po' con queste due carte qui. Ho come la sensazione che sia una persona che si sia fatta da sola, soprattutto se ha vissuto quel tipo di trauma, quel tipo di abbandono, che ripeto, non è detto che sia per forza in età infantile, può anche essere stata in età adulta, magari è una persona che ha avuto una storia ventennale e dopodiché è stata abbandonata dall'oggi al domani, potrebbe anche essere quello, eh. Però è proprio una persona che si è data delle regole e le sta mantenendo e ha creato la sua stabilità caratteriale, la sua saggezza proprio facendo questo riesame di quello che gli serviva, quello che non gli serviva, quello che c'era da tagliare, insomma, e che tipo di ruolo rivestire nella sua vita. Perché vi dico ruolo? Perché è il ribelle, è la carta dell'imperatore, qui abbiamo l'imperatrice. Credo che sia un po' un personaggio di quelli che hanno come la paternità dentro, ma non nel senso che hanno figli, nel senso che sono quelle persone che accompagnano con amore qualsiasi persona abbiano di fronte. Considerato che qui abbiamo un'imperatrice, credo che potrebbe essere proprio una persona che aiuta a regolarizzare, qui abbiamo anche la giustizia, che aiuta a regolarizzare la situazione che lui da solo o lei da sola non è riuscita a suo tempo a regolarizzare. Vi dico, secondo me molto fortemente potrebbe essere una questione di una collaborazione a livello spirituale, come una missione di vita, no? Una cosa per lo stile. Se però a voi risuonasse come una questione romantica, ehm, ragazzi, vi dico che potrebbe essere una persona del passato. Ehm, e che non mi, cioè, sto cercando di trovare una definizione, una linea per quello che riguarda la sfera romantica, però è che mi porta sempre su quello che è la missione insieme per aiutare gli altri, che ripeto, può anche includere una vena romantica con questa persona, magari collaborando, si crea una bella relazione, una bella amicizia, un profondo rispetto e anche di conseguenza una bella relazione.
il potenziale c'è, diciamo che non parte con questa intenzione, questa manifestazione. Io ho come l'idea che questa persona stia cercando un aiutante, un collaboratore, un qualcuno con cui condividere questo percorso. Non necessariamente dovete fare quello che fa questa persona, si tratta di mettere solo insieme le forze, ok? Non lo so, vi faccio un esempio. Questa persona è messa nel sociale, come vi dicevo, magari fa già l'assistente sociale e ha un progetto di, eh, non lo so, creare come un, come vi posso dire, una struttura per aiutare le persone in difficoltà. Magari voi non vi occupate né di strutture né di, non lo so, di sociale, di niente, non avete esperienza con i bambini, non avete esperienza con gli anziani, niente, però siete capaci, non lo so, lavorate nel marketing, lavorate, non lo so, fate qualche lavoro d'ufficio che in qualche modo può essere d'aiuto, può essere integrato con quello che questa persona ha intenzione di fare. Ragazzi, stesa molto intensa, devo dire. Fatemi sapere se vi risuona, fatemi sapere se anche voi state manifestando qualcuno con il o la quale portare avanti una vostra missione di vita, un progetto, un qualche tipo di idea. Lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Se la lettura vi è piaciuta, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della seconda scelta. Anche per voi ricordo che le letture sono collettive, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla, potete comunque ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di approfondimento sulle famiglie reali in previsioni per il prossimo mese, settembre. Adesso dipende poi da quando, da quando vedrete la lettura. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie della persona che vi sta manifestando. 3 di spade. Tre di bastoni. Re di bastoni. Regina di coppe, 8 di spade, gli amanti, asso di denari, il sole, cinque di coppe, fante di bastoni, cavaliere di coppe e 2 di pentacoli. Ok, tenete presente ragazzi che io di solito questa lettura la faccio per capire chi arriverà per voi. Adesso mi pareva carino farla su chi vi sta manifestando. Come ho già detto prima, potrebbe essere qualsiasi tipo di partner, collaborativo, piuttosto che romantico. Adesso andiamo a vedere le carte qua, le spiego con una carta sola, poi nella lettura quando è privata, quando è a pagamento, le carte che userò per spiegare le altre, insomma, sono 2. Allora ragazzi, partiamo da questo 3 di spade, che è girato al contrario. Io credo che questa persona sia in un momento di sofferenza. È come se avesse voglia di andare avanti, di costruire qualcosa, di iniziare qualche cosa. Però credo che sia una persona che abbia bisogno di sviluppare un pochettino l'amor proprio. Sento che è una di quelle persone che si dà tanto,
mm? È saggia, come vi posso dire, è una di quelle persone che sa come consigliare gli altri, sa come aiutarli, sa come condurli, sa come stargli vicino. Per quello che riguarda, mm, non ce l'ho ancora chiaro il perché vi stiano manifestando, se sia una questione appunto di collaborazione, eventualmente lo andiamo a vedere poi dopo con i mini tarocchi, perché ho l'idea che sia in una fase di, diciamo, di down energetico, perché guardate questa linea, 3 di spade, 8 di spade, 5 di coppe. Sono tre carte di profonda sofferenza psichica, ma anche emotiva. E io ho l'idea che questa persona, debba un po' uscire da uno stato energetico un po' basso. Credo che abbia bisogno come di un input. Difatti abbiamo anche un asso di pentacoli qui. Guardate, ho la sensazione che sia una persona che ha qualche difficoltà a parlare di se stessa, di cose, diciamo, di un certo spessore. Non è una di quelle persone che fa le cose in modo formali, cioè per esempio, viene, vi dice sediamoci che dobbiamo parlare. Semplicemente lo fa, cioè quando è un momento, diciamo così, tranquillo, tira fuori un argomento ehm, che però ho come la sensazione vorrebbe ampliare, ma in un certo senso come l'idea che faccia fatica a decifrare le proprie emozioni, come se fosse un alto e basso di emozioni, più sul basso in questo periodo che sull'alto, ma lì frega la mente. Mm? E c'è comunque questo 5 di coppe. Sento che è una persona, ragazzi, che ha come un vuoto dentro da colmare. Ed è un vuoto d'amore, se guardiamo qui la carta degli amanti al contrario. Io qui la sensazione che ho è che questa persona sia carente di amor proprio, che non si renda conto che effettivamente è un re, ok? È la sua mente che gli gioca o le gioca brutti scherzi e per certi versi vedo anche le emozioni, però in realtà è come se avesse più solidità di quella che questa persona pensa. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Perché vi dico, la persona da un punto di vista fisico la sento robusta, la sento forte, dinamica, aperta. Anche per qualcuno potrebbe anche essere giovane, giovanile. Sicuramente a causa di tutta questa sofferenza ha già maturato un certo tipo di esperienza, perché purtroppo la sofferenza fa crescere, ci fa cambiare se non si vuole più stare nella sofferenza. È una persona che ha bisogno di star leggera, ha bisogno di viaggiare, ha bisogno di divertirsi, ha bisogno di scoprire. Fondamentalmente ha bisogno di uscire da questo stato energetico piuttosto basso. Andiamo a vedere le carte. Partiamo dal 3 di spade. Il carro. Andiamo col 3 di bastoni. Asso di coppe. Io qui credo che questa persona abbia sofferto per qualche tipo di distacco,
che non riesce a metabolizzare, probabilmente si è dovuta lasciare indietro una persona o una situazione perché con questa persona non vedeva o in questa situazione non vedeva risvolti positivi ed è un po' come se allora, da un lato ho l'idea che si sia ripromesso o ripromessa di non innamorarsi più. Dall'altro sento che è una persona talmente empatica, talmente aperta, talmente in contatto con questa sua sofferenza che in un certo senso non ne può fare a meno di essere sensibile, di essere empatica a certe energie. Guardate, vi dirò, eh, mm, di- ho la sensazione che la persona di per sé sia una persona piuttosto stabile, piuttosto finita, permettetemi il termine, nel senso matura da un punto di vista fisico, cioè con una certa posizione sociale, con una certa capacità di responsabilità e via dicendo, matura da un punto di vista emotivo, quindi che riesce abbastanza a navigare le emozioni o non farsi spostare dalle emozioni nella vita in generale e anche abbastanza matura e saggia da un punto di vista mentale. Però ho l'idea che sia successo una cosa specifica che gli abbia letteralmente trafitto il cuore. Potrebbe essere anche un'occasione, sia, non nego che può essere sia romantica che lavorativa, però ho con questo asso di coppe l'idea che ci sia come un ok, basta, adesso per un po' non mi innamoro più, penso a me, penso a star bene. Infatti, è un po' come lavoro su me stesso per capire dove voglio, o su me stessa, per capire dove voglio arrivare. Andiamo alla seconda linea. 10 di coppe. Queste sono uscite insieme, le lascio insieme. Ruota della fortuna e cavaliere di È una persona alla quale non piace fare certi discorsi piuttosto che certe offerte. Ho come l'idea che si senta a disagio nel proporre qualcosa di nuovo in generale. Andiamo a vedere, però in realtà poi con l'asso di pentacoli ho l'idea che è proprio quello di cui avrebbe bisogno, anche perché anche qui abbiamo un asso di coppe al contrario. Andiamo a vedere il sole. 5 di spade e 8 di pentacoli. Datemi una carta per il 5 di morte. Credo che sia che ci sia come qualche cambio in questa persona o nella situazione di vita di questa persona inerente il lavoro. C'è questo nuovo inizio che comunque non si sa se. Allora, questa lettura, a differenza dell'altra, la sento sinceramente molto di più da un punto di vista relazionale che non progettuale. Sento come se questa persona avesse tutto da dare, ma fosse talmente tanta la sofferenza che ha vissuto che è un po' come dire in ritirata. È un po' come se stesse cercando di aggiustarsi. Andiamo a vedere l'ultima linea. Tre di pentacoli. Può essere che abbia avuto dei progetti magari con un partner o una partner o qualcuno diciamo di molto legato a questa persona e che questo progetto
sia andato in fumo ed è lì che arriva questo 3 di spade che lo blocca un pochettino. Ecco perché ok, adesso come vado avanti? Non mi fido più degli altri, fondamentalmente. 10 di spade, cavaliere di pentacoli per il fante di bastoni. Sì, c'è come una sorta di attitudine da lasciare indietro, ma sento che riguarda questa carta degli amanti al contrario, è qualche cosa legato all'amor proprio, a quanto questa persona si valuta o a quanto questa persona valuta determinati argomenti o determinati temi o che peso dà alle sue emozioni e al fatto di comunicare le sue emozioni. Andiamo a vedere. Grazie, abbiamo la regina di coppe nuovamente, andiamo con il 2 di pentacoli. Asso di denari che si ripete. Mm. Credo che questa persona, ragazzi, abbia in testa fondamentalmente di costruire una famiglia o di costruire un gruppo, potrebbe essere anche una compagnia di amici, in realtà. Ehm, Soprattutto se anche voi magari state manifestando un'amicizia piuttosto che un partner romantico. Però qui ho l'idea che qualche cosa nascerà con questo asso di pentacoli. Allora, vi dirò che perché c'è un 2 di pentacoli, c'è una ruota della fortuna, due assi, la torre. Qualcosa mi dice che c'è come in questa persona una sorta di risveglio. Magari non è ancora in fase risveglio perché l'eremita ancora non lo vedo. Più che tutto è come se avesse appena preso la botta, secondo me. E da lì, soprattutto se è una questione inerente a un progetto piuttosto che una casa, qui ho come la sensazione che nel prossimo futuro questa persona potrebbe decidere o di cambiare lavoro o di cambiare percorso di vita e in questo senso vi incontrerete e credo che potrebbe proprio nascere qualcosa di bello. Per adesso è un'amicizia, però se consideriamo le intenzioni di base di questa persona, cioè ha intenzione di costruire un qualche cosa di solido, di sereno, di stabile, è una persona che è pronta a dare, è una persona anche che ha un certo status sociale, devo dire. Poi arriviamo al fisico. Però io ho come l'idea che potrebbero tranquillamente esserci i presupposti per iniziare. Parliamo di amicizia per adesso. Parliamo di amicizia perché questa persona ha bisogno di aggiustarsi prima, ha bisogno di rielaborare quel lutto di cui ci parla il 5 di Pentacoli e anche il 10 di Spade, che davvero ragazzi potrebbe essere che sia in una fase di cambio lavorativo, perché anche qui abbiamo la morte, qui abbiamo il 10 di Spade, ci c'è un altro 10 qui, due assi. E, un cambio di percorso, come questa sensazione. E l'idea è che appunto può nascere una buona amicizia in questo momento, diciamo finché la persona si sta aggiustando. Qui avete anche le due volte la regina di coppe. Credo che questa persona stia manifestando proprio una donna o un uomo con un'energia amorevole, con un'energia delicata, con un'energia, come vi posso dire,
fresca anche, no? Un po' fresca nel senso di pulita, di compassionevole, di persone che comprendono, con le quali si può parlare. Allora, vi devo dire che a livello fisico, è una persona ben messa, cioè nel senso se fosse un uomo ha una buona struttura fisica, devo dire. Se fosse una donna anche, è una donna che si tiene in forma, che ci tengono in entrambi i casi al proprio aspetto fisico, i capelli. Quello che vi posso dire è che i capelli sono il punto forte di questa persona. Non so se ha i capelli lunghi, potrebbe averli ricci o comunque mossi, tendenti diciamo dal castano chiaro fino al biondo. Per qualcuno potrebbe anche essere rosso, ma pochi. Pelle, diciamo, olivastra, tipo di quelle che si abbronzano subito, o anche tendente al chiaro, diciamo. Cioè non il chiaro che si abbronza, non il chiaro che arrossisce col sole, per capirci. Vabbè, dettagli, ragazzi, lasciate stare. Ehm, credo che, allora, la persona ho come la sensazione che faccia qualche tipo di lavoro a contatto con la natura. Potrebbe anche essere un ecologista, un qualche cosa per lo stile. Potrebbe essere anche un agricoltore. Potrebbe essere, non lo so. Potrebbe anche essere qualcuno che si occupa di divertimenti in mezzo alla natura. Sapete come si chiamano? I parchi avventura anche. Non lo so, è come se avesse varie attitudini, ma in questo momento non riesco a decifrare bene bene perché è come se fosse in una fase di cambio lavorativo, quindi non riesco a capire se è quello che vorrebbe fare o quello che arriva, da cui arriva. Sento che comunque è come se ci fosse l'ideale in questa persona di famiglia. E può anche essere che lavori lì intorno o che il suo cambio sia appunto di, magari non lo so, staccarsi da un lavoro di ufficio, da un lavoro dove c'erano lotte di potere, da un lavoro insomma che non ispirava più tanto o che comunque ha creato questo vuoto, questa delusione perché questo progetto è andato in fumo. E può essere che appunto il nuovo percorso che questa persona voglia affrontare sia magari di tipo naturalistico, di tipo ha delle cose in testa. Diciamo che non sono ancora ben definite, però come l'idea che vi incontrerete appunto per iniziare questo qualche cosa. Magari anche voi siete persone a cui piace la natura, potrebbe essere che vi ritroviate magari facendo... Allora, mi hanno fatto vedere un agriturismo in mezzo alla campagna, quindi può essere una festa, può essere un qualche tipo di ritrovo, può essere, non lo so, agriturismo ci sta in mezzo alla natura, persona comunque con una certa posizione. Credo che gli sia andato male tipo un investimento, una cosa per lo stile. Comunque l'idea è che questa persona stia lavorando su di sé, stia digerendo, diciamo così, questa fila di carte, perché comunque sono tutte spade, come se avesse avuto un inciampo, fosse inciampato o inciampata, e quindi adesso si dovesse un attimino riprendere. Di progetti ne ha tanti in testa e io sento appunto che potrebbe essere arrivato il momento per questa persona di cambiare settore di vita e da lì poi arriva come questo incontro per iniziare qualche cosa insieme. Vi dico.
Partiamo con un'amicizia, ma perché questa persona si sta aggiustando. Io credo che neanche lui o lei sappia bene che cosa vuol fare. Sapete, ci sono quelle persone che dicono, boh, basta, prendo, parto e vado. E da lì le persone che conoscono, diciamo, non entrano in confidenza con questa persona, non entrano ad un certo livello, diciamo, di profondità, proprio perché sanno che magari se ne devono andare all'estero e che quindi non torneranno più. È per farvi un'ipotesi. Non vedo viaggi lontani, comunque, per rassicurarvi. Va bene. Orto botanico, giardino botanico mi dicono anche, quindi magari se andate a fare qualche viaggio in montagna e vi interessa. Ma guardate che cosa si è girato! Il 6 di coppe, il sogno. Vi dico, secondo me la persona ha un momento di cambio importante nella vita, ma ha qualche sogno sicuramente in testa, anche più di uno secondo me. È proprio una progettualità che questa persona ha. Può essere, ragazzi, vi dirò che questa persona stia facendo un lavoro che fino ad adesso non gli ha permesso di crearsi una famiglia, di creare delle relazioni stabili, se fosse per esempio una relazione di amicizia, perché supponiamo che questa persona si debba spostare per lavoro e ogni 6, 8, 10 mesi debba cambiare stato, ok? Quindi diventa difficile anche creare delle relazioni stabili, durature. Per cui ho come l'idea che sia arrivato un po' il momento per questa persona di dare un cambio alla sua vita ed è come se vi stesse manifestando per un nuovo inizio relazionale. Lasciamolo aperto perché qua per adesso mi arriva il sole. È vero che avete due volte la regina di coppe, avete due volte il cavaliere di coppe, avete gli amanti al contrario, però partiamo con un'amicizia, perché questa persona adesso si sta ancora aggiustando, sta pensando che cosa fare della sua vita. Non mi è chiaro se lo conoscerete o la conoscerete prima del cambio o dopo il cambio. Potrebbe essere prima del cambio, quindi ehm, che vi dica, ah, io sono X persona e che poi la volta dopo, due volte dopo vi dica, eh no, ma io sto pensando di cambiare vita. Chiedetelo subito, così vi togliete il dente. No, vabbè, adesso dipende dal tipo di relazione che voi cercate e che voi volete instaurare con questa persona. Ripeto, non sento che sia romantica, potrebbe essere piuttosto un'amicizia. È come se la persona avesse bisogno di imparare di nuovo a fidarsi degli altri prima di riuscire a girare questi amanti. Ha scarso amor proprio, deve fare un lavoro, cioè, o meglio, sta facendo o andrà a fare un lavoro di destrutturazione di tutto quello che per lui o lei era certo e di conseguenza poi si fa quello che è il lavoro sull'amor proprio. E qui con la ruota della fortuna che è al contrario, come se i tempi fossero ancora prematuri. Quindi vi consiglio di aspettare un pochettino, anche qui abbiamo un 7 di pentacoli. Tenete presente che questo genere di letture dura circa 6 mesi, quindi mal che vada, entro 6 mesi dovreste conoscere questa persona. Va bene? Cari amici della seconda scelta, spero insomma di, di avervi dato spunti interessanti, magari vi risuona già con qualcuno, considerato che potrebbe essere che appunto lo conosciate o la conosciate prima del cambio. Se comunque volete sostenere il canale potete mettere like, potete scrivere un commento, condividere il video piuttosto che lasciare una donazione, piuttosto che iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!